Niente, abbiamo fatto il flop qua al Plaza Mayor, però abbiamo preso una boccata d'aria, dai, abbiamo cambiato aria. Visto che tanto è che ora? È l'una, meno qualche minuto, all'1:15 abbiamo l'appuntamento al ristorante, quindi ci avviamo in là che tanto ci vogliono 10 minuti. Top! Ci vediamo al ristorante, speriamo che sia buono. Siamo arrivati nel luogo, non c'è nessuno dentro da quello che vediamo, perché è presto, è l'1:15, come l'altra volta là, loro poi arrivano alle 2:30, mangiano tardissimo. Vabbè, la rassegna, la prenotazione l'abbiamo fatta, da mangiare ce ne dovrebbero dare. Andiamo a vedere, vediamo come si comporta. Allora, praticamente è un buffet a menù fisso, sono 29,90 € escluse le bibite, puoi mangiare quanto vuoi, portano loro gli antipasti, la carne da braccio, i dolci e quello che vuoi lo puoi ripetere senza problemi. Siamo gli unici perché per noi vabbè mangiamo all'1:30 è presto, però tutto il salone direi che è riservato. Quando noi andremo via sarà pieno sicuro. Sì. Ora vi lasciamo un attimo lì e quando iniziano ad arrivare i piatti ve li facciamo vedere e li mangiamo insieme a voi. Ci ha portato le prime entranti, quella è l'insalatina russa, un'altra insalata di pollo, peccato che c'è tutte quelle scaglie di grana che poi Jessica dovrà nascondere, un patè non ho capito di cosa e un caldo. Che si fa bene. Che si fa bene, già che siamo mezzi ammalati. Buon appetito. Buon appetito. Insalatina russa buona, quello lì è fegato, a me non piace, l'ha mangiato Jessica. Stiamo mangiando il caldo, che è buono, c'è la trippa, la morcilla, che non ci piace, che sarebbero i sanguinacci, però ci sono i ceci che sono buoni, c'è la trippa, c'è dell'altra carne, ci ha portato anche delle crocchette di prosciutto, melanzane, queste qua sono quelle che avevamo mangiato anche non mi ricordo dove. Noi ci ha portato un altro piatto che non mi ricordo il nome, c'è della salsiccia, dell'uovo e delle altre cosine, però man mano che l'assaggiamo valutiamo. C'è ancora da mangiare l'insalata Cesar, però questa io tutto formaggio. Non tocca mangiare. Sì. Melanzane veramente buone, sono melanzane fritte con una pastella e quella salsa nera che vedete è miele di zucchero di canna. Io ho mangiato anche le crocchette che sono al prosciutto e c'è anche del formaggio, ma un formaggio molto leggero che l'ho mangiate anche io, quindi top. Questo gli ho richiesto che cos'è, praticamente è come pane, diciamo pane da toast, tagliato a pezzettini e straccettini e fritto, cotto insieme alla salsiccia, il chorizo, uovo, c'è un po' di tutto. Jessica sta mangiando un'insalata a Cesar, questo non mi è piaciuto tantissimo, no, però il resto buono. L'insalata com'è Cesar? Buono. A me non piace perché c'è tutto il parmigiano, però ora abbiamo preso la carne perché è coluso, grigliata di carne, e quando arriva ve la facciamo vedere. Primo piatto di carne arrivato, c'è dell'entrecotto, del pollo, non so cos'è, il chorizo, quello pollo forse, delle patate. Facciamo le danze. Noi non siamo in tanto grande forma, però la ciccia l'abbiamo mangiata, non tutta, era buona. Ora siamo passati al dolcino. Buon appetito. Guardate che carino anche il localino dentro, tipico, col caminetto acceso, il fuocherello, tutti gli attrezzi di una volta. Beh, il localino l'abbiamo visto, abbiamo mangiato bene, peccato che non siamo in perfetta forma noi. Sì, siamo però noi che non siamo molto. Magari si ripeterà, chi lo sa. Se volete venire a provarlo, cercate Maison Tintero Campero. Questo è il locale, c'è l'ubicazione, c'è tutto, così lo potete trovare senza problemi. Ora mangiare la tipica cucina andalusa. Qui è tipica cucina malaguegna, neanche andalusa, cioè quindi di Malaga, tipica cucina malaguegna di Malaga. Buona, peccato appunto noi che non eravamo in perfetta forma, ma ci sta lo stesso. Top. Allora abbiamo fatto tappa camper che ci sia fatto il caffettino. Abbiamo preso un regolatore Victron che avevo lì piccolino, perché lo mettiamo come portachiavi. Come portachiavi. No, più che altro è perché dobbiamo andare a prendere la mocchettina blu per il colore, perché quella che è arrivata non va bene. Guarda lì. No, vabbè. Sdraiati. Maiali. Cosa fate lì sdraiati? Rosicchiano.
andiamo dal Cino a vedere se hanno non la moquette ma hanno quei fogli di... Vediamo cosa c'ha. Sì, vediamo cosa c'hanno. L'altro giorno siamo andati, non abbiamo trovato niente, ci riproviamo. Siamo arrivati dal Cino, di tutti i colori che c'hanno, l'unico che si ci assomiglia di più è o questo o questo. Sono quelli che si ci avvicinano di più. Vieni qua, che non sono identici, però che si avvicinano di più, perché il blu che ho preso io alla cosa è praticamente così, non c'entra È niente. così quello che hai preso tu. Lo scuro. Questi due di sotto sono quelli che non sono uguali neanche a questi. No. Quasi si ci avvicina più questo. Forse sì. Qui prenderei questi. No, beh, allora ce l'ho. Come quella che abbiamo. L'abbiamo paragonata a quella che abbiamo? L'ho messa vicino, è scura. Proviamo un attimo a fare una simulazione di srotolarlo vicino lì dalle batterie a vedere che... Questo che bello. Ma dai, dove vai? A srotolarlo in garage e vedere che impatto può dare. Proviamo. Non sta tanto bene, neanche io, però lei è peggio. Niente, siamo usciti dal Cino solo con questo qua che dove ci metteremo la camomilla di Bernice per pulirgli gli occhietti, ma non troviamo niente di quello che cerchiamo. Quindi proviamo a vedere con quella che abbiamo presa, anche se è un blu diverso, a presentarcela così buttandocela sopra, che non sia troppo un pugno nell'occhio. Anche perché sennò l'alternativa è andare con un apparecchio Victron in un tintometro e farcela fare su misura. Se no fai completamente nero e boh. O fare un altro colore nero che non c'entra niente e che stacca, che non è un blu simile, che vedo non vedo, bello non Però bello. devi fare poi nero tutto, anche le canaline. Beh, le canaline posso farmela fare la pittura. Il problema delle batterie è che essendo legno non vorrei che la pittura impregni e mi sputa fuori sempre il legno. Boh, vediamo dai. Più che altro che secondo me, come fai le canaline, devi fare anche le batterie, sennò poi diventa 200 blu diversi. Beh, se la canalina me la fanno il tintometro col Victron è uguale. Allora facciamo anche le batterie, se poi non vengono proprio, rimane quello che è un po' di legno, pazienza. L'altra volta avevo provato a darci il bianco della parete dietro sul legno. No, lo smalto. No. Ultimamente è un'altra cosa. Facciamo un'ultima tappa al Carrefour, al Miramar, per vedere se troviamo la coperta per Christian. Vediamo se almeno quella riusciamo a portarla a casa oggi. Se no è il destino che non devo spendere soldi. Sì. Siamo usciti per fare shopping, spendere e fare, non abbiamo ancora speso un euro. Siamo stati bravi. Sei sempre così. Trovata la coperta per Christian al Carrefour, che non è la coperta ma spiega per le donne di casa che ci seguono. Io ho un plaid di pile fatto così, che lo usiamo per stare sul divano singolo. Però io cosa ho detto? Siccome nella mia lavatrice è 5 kg, quindi un piumone non riesco a lavarlo, allora ho pensato, ho preso le lenzuola, un kit di flanella, che sembra pile quasi, pile, sì, più che flanella, pile. Con la coperta anche di pile, c'ha bello calduccio e possiamo lavarne in lavatrice. E posso lavarle nella mia lavatrice, non devo stare andare in lavanderia. Top number one come sempre. Ora abbiamo preso un po' di fruttina per Pippo, le pannocchie, le mele verdi che ieri non ce n'erano più mi sa, però oggi le abbiamo trovate. Noi ce n'erano 3 casse, banane e fichi d'India. Amore perenne per la mamma. Siamo arrivati all'ora di cena e ci stiamo mangiando un po' di yogurtino con i cereali alla banana. Guardate il ruffiano di Pippo. E al fico d'India da mangiarsi lì. Perché gli do lo yogurt, penso No. come gli darebbe i bacini. Che ruffiano. Gli sto amica solo per col mangiare, perché gli faccio comodo. Basta, ehi, mi sgrida. Ti sgrida. Basta. Basta, ho detto. Poi c'è qualcun altro che 8 meno 20 Inizia già. si alza dalla cuccia, si pianta lì e finché non gli dai da mangiare ora sta lì. Che monella. Alle 8 si fa cena.
Vabbè, ma noi si porta avanti. Mancano 11 minuti, Bernice. Dice, non si sa mai che da lì a cui trovo traffico io mi porto avanti, sai, devi fare il grande raccordo anulare qua. Insomma, magari becco un cinghialotto. rosso. Monnella. Siamo giunti al termine della giornata, abbiamo fatto qualcosina in più delle altre giornate, delle ultime giornate che non stavamo poco bene. Anche se non siamo ancora in piena forma, però qualcosa oggi abbiamo fatto, un po' meglio stiamo anche, dai. Sì, un pochino, sì, piano piano. Ci stiamo riprendendo, ma È lunga. è stata dura. Buonanotte a tutti, ci vediamo col prossimo episodio. Buonanotte. Mondo, buongiorno. Allora, oggi siamo già operativi, Ho già rismontato la cabina, rifatto qua l'interruttore, messo bene delle grigie, lo scarico elettrico, stiamo già pranzando e io sto iniziando a cablare tutti i cavi grossi per le batterie e via dicendo. Ho dovuto fare una piccola modifica, ho fatto passare altri cavi sotto, quello del compressore, quello della 220, i sensori. Di tutto. Basta, ora c'è solo da concentrarsi sul garage e poi una volta che si stacca fare tutta la 220. Cioè? Perché la 220 ho fatto passare i cavi, però bisogna fare tutti i collegamenti. Però devi staccarti, fare tutto e attaccare l'inverter. Quindi ora mangiamo e poi ci pensiamo. Buona? Buono. Bene, buon appetito. Vabbè. Stiamo prendendo forma. Le 4 bambine messe, ho già fatti 4 positivi, ho già fatto una prova di riscaldamento, sentito la ventola che è accesa, scaldando il BMS. Top, ci siamo. Poco ci andranno i 2 bambini, uno è già qua, l'altro ancora attaccato ma poi lo mettiamo. Ora faccio il collegamento dei negativi così ridiamo la 12 volte dentro. È un pezzo alla volta, stiamo finendo il puzzle. Avanzamenti lavoro sono andati bene, vi faccio vedere domani. Ora però vi porto a salutare Osvaldo e Angela che ci hanno invitato nel loro camper a prendere un tè. Quindi andiamo, intanto ve li faccio salutare. Vi faccio salutare Osvaldo non l'abbiamo ancora e la fatto. signora Angela che ancora non vi abbiamo fatto salutare. Ho detto ai follower che siete arrivati ma non è già 2 giorni. Signor Osvaldo, Ciao, bella Gioia. è stato un piacere Anche avervi per qui. noi. Ora ci prendiamo un bel tè caldo e ci vediamo Bel dopo. tè caldo con lo zucchero senza. Mezzo Ma un cucchiaino, goccetto una sì, punta. di zucchero. Se ce l'hai, se no fa niente. No. Tè caldo preso da... Come boh, abbiamo preso il tè caldo in casa di Osvaldo prima. Sì, E ora abbiamo venuto in camper. Il dolcetto, Il tè caldo. E ora facciamo cena toast stasera, perché Jessica ha detto non c'è niente in frigo, non si fa niente e ci arrangiamo con questo. Quindi toast. Devo fare la spesa. Via. Mangiamo il toast e via. Io ho fatto il collegamento intanto dell'inverter che stiamo ricaricando le batterie. Così tutta la notte si ricaricano bene, stanno entrando 73 ampere. Top. E via. Così almeno domani ci troviamo con le batterie piene, controllo tutti i settaggi, tutte le cose varie e via. Acciugotti, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Ma no, finora hai parlato, hai fatto ora 11 minuti. Niente, oggi nuova giornata di lavori. Sto facendo tutta la 220. Siccome in origine qua c'era l'ingresso del campeggio, pompa dell'acqua, tutto magneto termico, tutta la roba elettrica, insieme all'acqua non mi piaceva. Quindi l'acqua, visto che è più complicata spostarla, la lasciamo qua. E visto che ho rifatto l'impianto elettrico, sto spostando tutto l'impianto elettrico che da qua va nel garage. Sei un maleducato, stamattina cosa c'hai? Parolacce su parolacce. Quindi niente, sto passando tutta la 220, cioè la maggior parte dei cavi l'avevo già passati, sto facendo tutti i collegamenti. Se dall'Italia vedete un'esplosione siamo noi, altrimenti vuol dire che funzionava tutto. Facciamo le dita allora. Jessica sta facendo dei video per voi, giusto? Sì. Però gli ho staccato internet e quindi non può caricarli su YouTube perché ho tolto 220. Non mi serve. Ah, ok. Niente, continuiamo con i work in progress. Togliamo cavi, mettiamo cavi, togli cavi, metti cavi. Quello che era l'ex vano bombole, c'è finito il boiler. Qua sto facendo dei primi intrecci di cavi per tirarmele avanti e André, delle prime connessioni diciamo che poi mi tiro dietro. Qui c'è la cucina e tutto sarà sezionato dal quadro che avete visto in garage, che ora poi vi faccio vedere un po' bene fin dove siamo arrivati. Ora finisco di capire qui in mezzo a tutto questo tram tram com'è la situazione e poi ci vediamo in garage. Ok, di là abbiamo tirato via tutto, abbiamo già messo in moto qualcosa. Qua siamo già in questa situazione.
abbiamo già messo in moto l'induzione, il forno, il boiler, l'aria condizionata, che poi l'aria condizionata fa anche altre cose, il forno, il forno scusate, fa anche lui forno, macchinetta del caffè, e il boiler fa... ah no, il boiler fa solo le lucette che c'erano là sopra. Poi l'induzione fa solo l'induzione, la lavatrice la devo ancora collegare, ce l'ho qua, vedete, lavatrice, devo fare il collegamento, farà lavatrice e la telecamera che c'è collegata posteriore. E ora devo andare a capire, perché mi sa che in teoria in questo momento su da Christian non c'è ancora 220, quindi devo andarla a collegare, diciamo, sul bagno per potergli dare corrente. Questa è un po' la situazione finale, si può dire. C'è da perfezionare un po' qua, mettere due fascette, finire di fissare le canaline, mettere il coperchio qui, ma diciamo che a grandi linee siamo arrivati al risultato finale. Top. E poi vabbè, bisognerà fare solo una parete qua per dividere da Pippo che non sporca qui, vediamo come risolvere quest'altra cosa. Ma direi che è una cartolina, eh? Buona. Siamo arrivati all'ora del pranzo, ho praticamente terminato tutto, ho fatto anche il collegamento alla lavatrice, manca da richiudere qua e basta, e facciamo gli ultimi test. Ma ora andiamo a mangiare qui con Osvaldo dal ristorante del campeggio che hanno prenotato per la paella, quindi vamos. Giornata paella con Osvaldo, buongiorno Osvaldo, paellata. Paellata. Questa è di pescado, ma senza aglio, se non ho capito male, e quella laggiù è mista che la mangia l'Angela, e lui è Silvano, no, Silvana è lei, al maschile Silvano, non mi ricordo i nomi. Buon appetito a tutti. Paella mangiata, molto buona come l'altra volta, l'abbiamo assaggiata anche mista e di pesce a sto giro. L'unica cosa, questo qui devo prendere in casa su 4 ruote. Caffettino time. Ora andiamo a ritirare dei pacchi e rimanete collegati perché un pacco sarà una cosa da fare sull'impianto elettrico. Vediamo se qualcuno ci arriva, lo scriva nei commenti, altrimenti lo vediamo dopo assieme. Invece Angelo è andato a prendere i pacchi. Babbo Natale. Sì. Abbiamo ordinato un po' su Amazon giusto per cambiare. Come avete visto, eravamo al telefono con Emiliano, nel frattempo Angelo è andato a ritirare i pacchi e anche Emiliano al telefono ha detto tanto per cambiare. Ho preso pacchi su Amazon. Sì. E quindi c'era da fare dell'altro o mi sa di no? Direi di no. C'è da fare un po' di spesa perché io non ho veramente più niente in casa, ma non ne ho voglia di andare a fare la spesa. E allora non ci andiamo. È strano, ma non ne ho proprio voglia. È bello invece. Ma non mangiamo. Ho scongelato della carne ieri sera. Non avevi scongelato anche la lasagna? No, ho scongelato alla fine la carne. Però il problema è che non so che tipo di carne ho scongelato. Vabbè, ottimo. E quindi devo guardare cosa ho scongelato. E poi vediamo. Al massimo la spesa comunque possiamo andare più tardi, ora che c'è ancora sole finiamo di lavoricchiare. Sì. In modo che c'è luce, c'è sole, e si va più tardi a fare la spesa. Sono d'accordo. Proseguiamo per tornare a casa. Non si finisce mai, Rimesso a batteria motore, abbiamo fatto l'avviamento, funziona ancora il camper. Era un mese. Ho provato. Sì, era un mese. No, un mese e mezzo. L'altra volta forse l'abbiamo acceso una volta. Per spostarlo forse dei tacchi. Ma sì, ma 2 giorni dopo che eravamo arrivati. Vabbè. Quindi in moto si mette, rimessa la batteria, messo il cavo nuovo che c'era da mettere, possiamo rimettere il sedile e di qua abbiamo chiuso il capitolo. Bisogna poi lavorare solo di là, che bisogna togliere tutto, rifissare il sedile e pulire. Dovrò prendere, ho messo il mantenitore di corrente che già c'era e quindi devo rifare questa spina che fa i rigori, farla arrivare laggiù con la 220, così almeno quando mi serve posso mantenermi la batteria motore carica. E bisogna solo fare poi arrivare una 12 volt lì perché devo alimentare il serbo, perché sennò non ce la faccio, è troppa dispersione nel cavo. Vale. Quindi devo capire dove prendere la 12. Lì sopra non c'è. Là sopra la posso prendere, c'è le ventoline, vanno a 12. Nel mentre che stavo serrando il bullone della batteria si è spezzato il... Vabbè, giusto, no?
Mica ti può sempre andare tutto liscio. no, Vabbè. proprio lassù. Ora rimettiamo il sedile, così almeno qua è finita. Perché poi tenetevi forte, perché sto montando il sedile. Finito tu di fare casotto. Si sente solo te in tutto il parcheggio. Quindi? Come ci hai messi qui? Sto cercando di imitarlo ma non riesco. Ti risponde, non hai sentito come ti risponde? Giornata terminata anche oggi, ragazzi. Abbiamo sistemato tutta l'attrezzatura fuori, abbiamo messo la batteria motore, abbiamo provato i DC e tutto funzionante. Ho fissato il sedile lato guida, abbiamo messo a posto nel senso da fuori per terra, l'abbiamo buttata tutta in macchina perché il tempo è un po' così, non vorrei che stanotte dovesse piovere, mi bagna tutto, quindi tutto in macchina. Siamo andati a comprare due cose al Mercadona già che c'eravamo. C'è Pippotto che vi chiama, che vuole uscire. Ho messo anche il coperchio della 220, tolto tutte le pellicole, praticamente si può dire finito. Una cosa che abbiamo comprato, che è qua, che dovevamo fare, che vi avevo detto che è per l'impianto elettrico, ho preso questo velluto nero per foderare le batterie. Ora vediamo cosa si riesce a fare da montata, perché di certo non rismonto l'impianto per le... Vediamo, quel che si riesce si fa, quel che non si riesce non si fa, no? Ma ci sono i cavi e i pezzi come ce li fai passare? Allora pitturiamo col pennarello. No, è impossibile farci proprio passare il velluto, Sì, come la passi. un casotto. Oramai è un disastro, non si può più fare niente. Vabbè, pazienza, saranno così. Vedremo. Ora ho bisogno di una bella doccia calda, tagliarmi i capelli, la barba, farmi un po' bello. Io non sono capace. Ma non è che non sei capace, non vuoi. L'altra volta Cioè. ho fatto un disastro. Non sono capace. Fateci sapere nei commenti, voi camperisti, la fa sempre l'uomo la cassetta o ci sono anche mogli che lo fanno? Scrivetelo nei commenti. Vabbè, scrivetelo nei commenti. Hai visto papi amore che si è tagliato i capelli, si è fatto la doccetta? Intanto la mamma ha preparato la pappa, ci ha fatto il pollo al limone, un po' di insalatina. Ma no, questo ci ha preparato la mamma. Questo c'è. Tu non lo vuoi? È il pollo, è un tuo cugino, eh? Volava una volta. Sì? E tu fai la stessa fine, vuoi vedere? Fai la fine del pollo. Qua Bernice fa la... sì, mi sono appena fatto la doccia. Te anche te fai la fine del pollo? Mi dispiace, ma non capisco. Veramente non ti ho chiesto niente. Si stanno ascoltando. No. Vabbè, barba, capelli, doccia fatta, mi sono rinfrescato e ci voleva proprio. Oggi Pippo con Angela, la moglie di Osvaldo. Osvaldo, ha fatto uno show perché lei gli canta la canzone L'inno dell'Inter. Ah, ma impazzisce, balla come un matto, quindi oggi faceva lo show. Solo non possiamo metterlo perché poi ci danno copyright. Vabbè. Ne Monello. Monello. Buon appetito. Buon appetito. Mangiando Jessica mi stava commentando dei commenti degli ultimi video dove gente ci ha chiesto: ma avete abbandonato il progetto del carretto? Dov'è sto carretto? Dov'è il rimorchio? Dov'è qui? Dov'è su? Dov'è giù? Il rimorchio deve arrivare. Deve arrivare, non è colpa nostra, noi l'abbiamo ordinato, abbiamo pagato una parte, dobbiamo saldarlo. Non ci hanno detto niente, sono stato io che ho dovuto contattare perché se era per loro campacavallo. Hanno avuto dei ritardi perché li si è rotto. Vabbè, se devo spiegarvi tutta la storia, partite tutti quelli che ci vogliono bene, partono, vengono qua e gli mettono le mani al collo. Quindi lasciamo stare, è inutile stare a spiegare determinate cose. Praticamente hanno avuto un problema col forno per la verniciatura e quindi hanno avuto dei ritardi. Mettiamola sotto questo punto di vista. Facciamo finta di crederci. Facciamo finta di credere a questo, ecco. Però non è un problema, nonostante dopo l'immatricolazione, via dicendo, lasciamo perdere. Ci siamo quasi, io penso che ormai è questione di un paio di video e si potrà annunciare e vedere il nostro bellissimo rimorchio, speriamo bellissimo, perché avevamo detto tra virgolette a contratto che mi avrebbero mandato delle foto nel sviluppo mentre lo costruivano, perché io magari le avrei messe nei video, no? Non c'ho,
niente. O meglio, per farvela in sintesi, hanno avuto problemi al forno e tutto, e un po' di mattine fa mi manda la foto alle 10 del mattino circa, dicendomi che il rimorchio, praticamente mi ha mandato una foto che c'era lo scheletro, il telaio, lo scheletro, tutte le tubature diciamo, che è fermo lì perché c'è il forno rotto per verniciare il telaio, per poi assemblarle, verniciare le pareti e poi là. Io mi sono un attimino arrabbiato perché eravamo già fuori dei tempi. 2 ore dopo, Sì, 2 ore circa, mi manda una foto del carrello che era pronto. Ho detto ascolta, per i fondelli prendi qualcun altro. 2 ore fa il carrello era a telaio, ora è pronto, montato quasi da consegnare, ma non è un problema. Ci siamo un attimino rattellati, io tanto non ne avrei avuto neanche il modo di andarla a prendere perché eravamo ora dietro a casa su 4 ruote, che io volevo aspettare a fare l'impianto, poi ho detto se mi chiamano che devo andarla a prendere almeno il camper era ancora originale. Alla fine non mi chiamano, ho fatto tempo a rifare l'impianto e ora che sono arrivato quasi alla fine è successo tutto questo e ormai a giorni diciamo che tra che noi abbiamo finito i lavori e tra che tutto dovremmo andare a ritirare. Speriamo che tutto vada bene, che sia come l'abbiamo chiesto e via dicendo, perché io me la sento colare, però vabbè, non mandiamocene da soli. E ora ci mangiamo una bella macedonia che ci ha preparato Jessica. Fragole, banana, mela, pera, mango e kiwi di Osvaldo. Kiwi di Osvaldo e la banana l'hai detta. Sì, e Pippo là cosa fa? E Pippo là fa il monello, tanto per cambiare. Guarda cosa c'è qua, che c'è la fruttina buona, amore. Monello, tanto per cambiare. Cosa fai? Questa arrabbia la mamma. Mi fa le pernacchie. Anche stasera siamo giunti al termine. Fatta la pappa, un po' di divano. Andiamo a nanna. Domani concludiamo le ultime cose di casa su 4 ruote. Beh, concludiamo le ultime cose. Le ultime parole magiche. Parole grosse. Sgrossiamo di fare le cose. Per mettere in marcia il camper, dai, diciamola così, per poter muovere il mezzo. Ok. Facciamo questo. Tanto E già è tanta roba. Ci sono già cose nei cervelli, In progetti. che però secondo me bisogna imparare. Ma chi ce lo fa fare? Infatti, bisogna imparare a non farci più venire strane idee. Non possiamo ogni volta smontare in Cioè non avere mai un po' di relax, un po' di... Bah, rifacciamo. bah, tutti i soldi che abbiamo speso ci compravamo la villa a Olbia, la lì. villa, addirittura. Vabbè, la capannetta. Ah, lì. ok, la capanna nel bosco. Buonanotte a tutti. Buonanotte.